L'operazione Battle Axe era appena terminata sul fronte africano e i britannici erano stati sconfitti, ma le sorti in Nord Africa erano ancora incerte. Il 21 giugno 1941, però, la Germania, che reputava il fronte africano secondario, si avventurò nell'invasione dell'Unione Sovietica, drenando più risorse possibili su questo nuovo fronte. Il 22 giugno il comandante in capo del Medio Oriente, Wavell, fu sostituito dal generale Auchinleck. Questi, approfittando dello stallo dell'assedio di Tobruk, organizzò le truppe britanniche nell'8ª armata, comandata dal generale Alan Cunningham. Il 19 luglio Ettore Bastico sostituì Gariboldi come governatore generale della Libia e comandante delle forze dell'Asse in questo teatro operativo. Teoricamente, quindi, Bastico era il superiore di Rommel, ma nei fatti Rommel agì sempre indipendentemente dalle direttive del generale italiano. Le forze britanniche si dividevano in due corpi d'armata. Il 30° composto dalla prima divisione sudafricana e la 7ª divisione corazzata, e il 13° corpo, composto dalla seconda divisione neozelandese, dalla 4ª divisione indiana e dalla prima brigata guardie. Oltre i due corpi d'armata, gli inglesi potevano disporre della guarnigione di Tobruk, composta dalla 7ª divisione australiana e dalla 32ª brigata corazzata. Le forze dell'asse erano invece composte dai due corpi d'armata italiani, il 20° composto dalle divisioni corazzate Ariete e Trieste e il 21° composto dalle divisioni di fanteria Pavia, Bologna, Brescia e Trento. Il fiore all'occhiello delle forze dell'asse era però costituito dalle divisioni corazzate tedesche, la 21ª e la 15ª neocostituita a partire dalla 5ª divisione leggera. A queste divisioni si aggiunse la 90ª divisione leggera e la divisione italiana di fanteria Savona, di stanza tra Fort Capuzzo e Sidi Omar. Entrambi gli eserciti comprendevano circa 120.000 uomini, ma mentre gli inglesi schieravano 724 carri armati ed altri 200 in riserva, l'asse disponeva di soli 249 mezzi corazzati. Le forze aeree erano pure sbilanciate in favore degli inglesi, che disponevano di 600 aerei contro i 320 dell'asse. La conformazione del territorio risultava però favorevole ai difensori, poiché le lunghe distanze impedivano a chiunque attaccasse di disporre prontamente del supporto aereo, oltre che dei rifornimenti. Vi era oltretutto il rischio di perdere durante un attacco i propri mezzi corazzati, che avrebbero potuto essere recuperati dagli avversari. In generale, quindi, chi attaccava doveva avere ampia disponibilità di mezzi e la possibilità di sostituirli. Lo spionaggio italiano era a conoscenza della preparazione di un'imminente grande offensiva britannica e ne avvertì Rommel, che però non ritenne affidabili le informazioni ricevute e non prese alcun provvedimento. Il generale Gambara, però, prese l'iniziativa di ordinare alla divisione Ariete, dal 12 novembre, di fortificarsi attorno a Bir el-Gobi, in preparazione di un'offensiva inglese. Il 18 novembre gli inglesi erano infatti pronti ad attaccare. Al 30° corpo fu affidato il compito di cercare e distruggere le divisioni corazzate tedesche, mentre il 13° corpo avrebbe dovuto percorrere la strada litoranea e liberare Tobruk, supportato dalla guarnigione del caposaldo che avrebbe tentato delle sortite per impegnare le forze dell'asse. Il 18 novembre la 7ª divisione corazzata occupò Gabr Saleh, senza alcuna resistenza. La cosa stupì i comandi britannici. Rommel, informato dell'avanzata dei corazzati, ritenne questa solamente una manovra diversiva per allentare la pressione su Tobruk. Egli si sbagliava. Il 19 novembre alla 22ª brigata corazzata fu affidato il compito di sbaragliare la divisione italiana a Bir el-Gobi. Dopo le magre figure dell'esercito italiano, infatti, i britannici consideravano una passeggiata lo sconfiggere le truppe italiane. L'esercito italiano aveva però cambiato fisionomia e grazie alle solide posizioni difensive allestite respinse l'attacco britannico, mettendo fuori uso 42 carri armati inglesi contro i 34 carri italiani persi. Mentre avvenivano questi scontri, la 7ª brigata corazzata si dirigeva verso Sidi Rezegh, sede di un aeroporto dell'asse, e la 4ª brigata copriva l'avanzata del 13° corpo.
Rommel aveva però oramai compreso il suo errore di valutazione e decise di muovere le divisioni corazzate. Il 20 novembre la 15ª divisione corazzata affrontò, sconfiggendola, la 4ª brigata a Gabr Saleh. L'occasione sembrava propizia per sbaragliare la 7ª brigata, rimasta isolata a Sidi Rezegh, e così il 21 novembre la 21ª e la 15ª divisione si avventarono contro gli inglesi rimasti a fine giornata con soli 28 carri operativi. Mentre questi scontri avevano luogo, la guarnigione di Tobruk attaccava la 90ª leggera tedesca e la divisione Bologna italiana, che però resistettero. Il 22 novembre la 7ª brigata venne rinforzata dai resti della 22ª brigata e dalla 4ª brigata. A Bir el Gobi la 22ª fu sostituita dalla 1ª divisione sudafricana. Dopo la giornata di scontri, i tedeschi erano tornati in possesso dell'aeroporto di Sidi Rezegh. La 7ª divisione era rimasta con soli 150 carri operativi, mentre le divisioni corazzate tedesche disponevano ancora di 179 carri armati. Per supportare la malmessa 7ª divisione, gli inglesi fecero accorrere la 5ª brigata sudafricana. Per finire la difficile giornata inglese, durante la notte tra il 22 e il 23, una fortunata puntata della 15ª divisione corazzata tedesca portò alla cattura di 35 carri e dei codici di comunicazione della 4ª brigata corazzata. Dopo gli intensi scontri la 22ª brigata era allo stremo e le fu ordinato di ritornare a Bir el Gobi. A est intanto la divisione Savona perdeva terreno sotto gli attacchi della divisione neozelandese, che occupò la ridotta Capuzzo. I neozelandesi distaccarono quindi 2 brigate per continuare ad avanzare verso Tobruk. Il 23 novembre ancora una volta gli australiani tentarono di sfondare la linea difensiva degli assedianti, ma vennero respinti dalle divisioni Pavia e Bologna. Intanto Rommel radunò le divisioni corazzate tedesche ed italiane e attaccò gli inglesi attorno Sidi Rezegh. L'attacco fu terribile e portò all'annientamento della 5ª brigata sudafricana e alla cattura di più di 3.000 prigionieri, oltre che al ritiro della 7ª divisione corazzata verso Gabr Saleh. A fine giornata i britannici rimasero con soli 44 carri armati operativi, mentre le forze dell'asse ne potevano schierare circa 150. La superiorità di mezzi meccanizzati dei britannici era stata annullata in poco tempo e metteva i comandi inglesi in forte dubbio circa il proseguio dell'offensiva. La battaglia giunse al suo punto critico. Il generale delle divisioni corazzate tedesche chiese a Rommel di finire la divisione corazzata inglese con un nuovo attacco. La cosa avrebbe lasciato l'8ª armata inglese senza il prezioso supporto della propria divisione corazzata, rendendo l'armata molto esposta. Rommel, al contrario, si sentiva abbastanza sicuro per azzardare un piano più articolato. Rommel quindi radunò le unità meccanizzate della 21ª, 15ª e dell'Ariete e decise di attaccare le linee di rifornimento inglesi, in quella che divenne famosa come corsa al filo. Nel farlo, ancora una volta, si scontrò coi resti della 7ª divisione corazzata presso Gabr Saleh. L'operazione aveva anche l'obiettivo di allentare la pressione sulle guarnigioni dell'asse attaccate dal XIII Corpo. Rommel ignorava però la minaccia che veniva dalle 2 brigate neozelandesi, già dirette verso Tobruk. Il generale tedesco puntava anche a catturare i depositi di rifornimento inglesi, che mancò fortunosamente per l'8ª armata di incrociare durante la sua marcia. Il 24 novembre Rommel si diresse quindi verso la frontiera egiziana. Il generale Cunningham era esterrefatto dalla mossa del rivale e fu sul punto di ordinare la ritirata generale. Auchinleck si trovava nel quartier generale inglese ed ordinò a Cunningham di ignorare la mossa di Rommel e concentrare le sue forze sull'attacco a Sidi Rezegh. Auchinleck, a differenza di Rommel, era più attento alla logistica degli eserciti ed era ben consapevole di come la mossa del generale tedesco esponesse le sue preziose divisioni corazzate agli attacchi della RAF, in quanto i tedeschi ora si stavano avvicinando agli aeroporti inglesi. Sapeva inoltre come i tedeschi avrebbero sofferto della mancanza di carburante, in quanto il rifornimento delle divisioni era estremamente difficile, essendo esse in territorio nemico. Mentre Rommel avanzava contro la 4ª divisione indiana, gli inglesi della 7ª divisione sfruttarono il respiro concessogli per riparare molti dei carri armati danneggiati nei giorni precedenti e attaccarono la divisione Ariete,
mentre a nord la divisione neozelandese avanzava verso Sidi Rezegh. Il 25 novembre la 15ª divisione tedesca attaccò la 4ª divisione indiana e la 5ª brigata neozelandese presso Sidi Omar e Sidi Azez, ma senza alcun successo. Il 26 novembre la 4ª e 6ª brigata neozelandese arrivarono a un passo da Sidi Rezegh, mentre i reparti dell'asse in quella zona chiedevano disperatamente a Rommel di tornare indietro con le divisioni corazzate. Il generale tedesco, presa consapevolezza della situazione, ordinò il ripiegamento delle divisioni corazzate verso Sidi Rezegh. Il momento dello scontro stava volgendo a favore degli inglesi. Auchinleck voleva logorare i tedeschi continuando ad attaccare e, valutando insufficientemente offensivo l'atteggiamento di Cunningham, lo sostituì col generale Ricci. A questo punto la situazione vedeva il 30° corpo inglese con 122 carri armati operativi e le forze tedesche con 174. Il 27 novembre Rommel riuscì a tornare presso Sidi Rezegh, nonostante la pressione della 7ª divisione corazzata, mentre i neozelandesi si ricongiungevano con la guarnigione di Tobruk. Durante il 28 novembre era chiaro che i neozelandesi erano ora accerchiati dai tedeschi. Gli inglesi tentarono di rinforzare le posizioni attorno a Sidi Rezegh, muovendo la 1ª brigata sudafricana, ma il generale sudafricano ritardò la marcia. Il 29 le truppe britanniche erano nuovamente entro il perimetro di Tobruk, ma la guarnigione era diventata troppo forte per poter dirsi assediata. La 4ª e la 22ª divisione corazzata britannica tentarono di portare supporto agli assediati, ma furono contrastate dall'Ariete, che riuscì poi a smarcarsi e ad attaccare i neozelandesi a nord. I neozelandesi resistettero tenacemente fino al 1° dicembre, quando si ritirarono a Tobruk, che tornò ad essere isolata dal resto dell'esercito inglese. Tuttavia le cose non si mettevano bene per l'asse. L'offensiva inglese si era trasformata in una battaglia di attrito, in cui entrambi gli schieramenti consumavano uomini e mezzi nel tentativo di sgominare l'avversario. Questo era proprio quel genere di battaglia che Rommel desiderava evitare e per cui, a mio avviso, aveva tentato la temeraria corsa al filo nei giorni precedenti. Mentre Rommel centilinava carri e uomini, munizioni e vettovagliamenti, gli inglesi muovevano verso il fronte la 2ª divisione sudafricana e sbarcarono al Cairo la 1ª divisione corazzata inglese. Le navi con i rifornimenti richiesti disperatamente da Rommel venivano poi puntualmente affondate. Infatti, più la situazione era disperata, più Rommel richiedeva ragguagli dettagliati attraverso Enigma sulle tempistiche di arrivo delle navi con rifornimenti. Rommel inconsapevolmente forniva quindi all'intelligence britannica, già in grado di intercettare e decrittare i codici tedeschi, le informazioni per intercettare le navi italiane e distruggerle. Il 7 dicembre Rommel dovette ordinare la ritirata. Dopo 8 mesi l'assedio di Tobruk era finito e gli inglesi avevano vinto la loro prima battaglia contro la volpe del deserto. Rommel era sconfitto, ma non distrutto, come credettero gli inglesi, e questo loro errore si rivelerà carico di conseguenze, prolungando la guerra in Nord Africa per altri 2 anni.